Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, quella di oggi vuole essere una lettura specifica per i single per il primo semestre del 2025. Io vi consiglio di integrare i messaggi che troverete in questa lettura con le previsioni sull'amore del primo semestre del 2025 che trovate già online, sono nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Abbiamo due scelte, la prima è il mazzo con le rose, mentre la seconda scelta è il mazzo egizio. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti alle persone che hanno scelto il mazzo con le rose. Andiamo a vedere che cosa vi aspetta, diciamo, che movimenti, che personaggi potreste incontrare nel prossimo semestre. Vediamo quindi se si tratta di una relazione così divertente piuttosto che di qualche cosa di un po' più serio, se vogliamo. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto, se non risuonasse nulla vi invito ad ascoltare l'altra lettura, oppure le letture sulle previsioni del primo semestre 2025. Per contattarmi per avere una consulenza privata vi basta scrivermi una mail, la trovate anche sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo un 3 di denari, un 10 di bastoni, abbiamo la carta del giudizio, un asso di denari, la carta della temperanza e l'imperatrice. Avete diversi arcani maggiori, devo dire, e diverse carte al contrario anche. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi cercherò di darvi come un messaggio generale alla fine. Partiamo da questo 3 di pentacoli. Quante! Ho preso anche il mazzo al contrario. Ok, allora abbiamo un cavaliere di bastoni, la carta della stella, il matto, la ruota della fortuna e un 4 di bastoni. C'è proprio tanta voglia da parte vostra di cambiare la vostra realtà, avete come dei progetti in testa, potrebbero essere progetti di coppia, progetti di famiglia, vi piacerebbe vivere, diciamo la favola, anche se non lo vedo, però ho come la sensazione che, perché sono tutte carte molto belle, tutte carte che mi parlano di equilibrio, che mi parlano di sogni. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Adesso ce l'ho, no, ce l'ho di nuovo al contrario il mazzo. E allora giriamo al contrario anche queste. Allora, 7 di coppe e regina di coppe. Sento che avete tanto da dare. Andiamo a vedere anche la temperanza e il giudizio, scusate, temperanza qua sotto. Abbiamo un fante di pentacoli. E il mondo. Allora, qui ci potrebbe essere qualche pensiero limitante inerente l'uscire dalla propria zona di comfort, cioè è come se sì, voglio tutto, voglio l'amore, voglio una famiglia, voglio dei progetti di coppia, potrebbero essere anche figli se non sono progetti, però c'è come per qualcuno vi dirò, riguarda proprio la residenza, la zona di residenza dove si vive e che da un lato vorreste avere magari una casa insieme al partner, dall'altro sento che molti non sono disposti a spostarsi. Questo so che siete single e non avete un partner, è la vostra idea prima di creare una relazione. Ho come questa sensazione. Per qualcuno ci potrebbe anche essere qualche tema, qualche dubbio, diciamo così,
riguardo al se volete figli oppure no. Andiamo a vedere l'asso di denari. Asso di coppe. E diavolo. Credo che la vostra titubanza nel iniziare, cioè, magari avreste anche voglia, però ci sono come dei temi sui quali non cedete. Un po' perché non avete la visione globale, un po' perché con questo sette di coppe mi viene da dire che molti potrebbero avere come un'idea romantica dell'amore o di certi temi legati all'amore, e questo diavolo da un lato può essere il se non ho tutto sotto controllo, se non è tutto come dico io, non inizio una relazione. E dall'altro lato potrebbe rappresentare una sorta di paura che c'è nel ricadere, mi dicono. Quante carte? Adesso le rimetto. Guardate, questa qua è scivolata da sola. L'otto di... Guardate, lo metto qua. L'otto di spade. Perché è come se ci fossero dei pensieri negativi, il vostro modo di pensare. Magari per qualcuno si tratta della modalità vittima, che vi fanno pensare che se le cose non sono esattamente come dite voi, non si inizia niente. Il diavolo fa riferimento all'ego. L'ego è il perfezionista, è quello che si identifica con il risultato, è il personaggio. Mm? Andiamo a vedere la temperanza. Un 10 di coppe e il giudizio. Io credo che qui il nocciolo sia proprio questo diavolo. Cioè, una volta che vi renderete conto di quali sono gli schemi di comportamento che vi portano a pensare in un modo ma ad agire in un altro, perché questo è un po', da un lato vorreste, ma dall'altro qua è come se non si riuscisse a vedere ad avere la visione di insieme di una relazione o la visione di insieme anche di voi. Certe persone dicono, ah no, io sono così, 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 e poi non si rendono conto che si comportano in un altro modo. Si tratta di coerenza anche, penso in un modo e mi comporto nello stesso modo in cui penso. Vi dico, qui avete la carta del giudizio, due volte in realtà. C'è una presa di consapevolezza nel prossimo periodo, che può essere un trimestre. Quindi diciamo, verso marzo, aprile, così potrebbe esserci questa presa di consapevolezza. Adesso andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 5 di pentacoli e un cavaliere di coppe. Dunque, per chi proprio non avesse nessuno, sì che c'è la possibilità di un'avventura che vi fa anche proprio andare sopra le righe, cioè nel senso con questa persona potreste iniziare effettivamente a progettare qualche cosa, perlomeno voi stessi nella vostra testa, però appunto è come se non aveste la visione di insieme davanti a voi, quindi queste proiezioni mi ricordano un po' la carta della luna. Ehm, Potrebbero essere unilaterali. È come se aveste bisogno di portare a terra certi temi con questa persona che andrete a conoscere. Non vi aspettate, non vi aspettate che sia l'altro o l'altra a farvi delle proposte, a iniziare certi tipi di discorsi. Se non avete proprio nessuno, ragazzi, sì che c'è la possibilità di divertirsi. Vi dirò che nel prossimo semestre per qualcuno potrebbe anche esserci questa richiesta di andiamo a convivere, vieni ad abitare da me, ti trasferisci con questa nuova persona, però lì sento che molti tireranno indietro, che avranno come delle titubanze. Questo perché ci sono queste due carte, c'è l'otto di spade e il diavolo. Avete un modo di pensare piuttosto pessimista. Tenete presente che le cose come sono oggi non è detto che lo siano anche in un futuro, sia che siano belle sia che siano brutte, sia che
stiate vivendo una situazione un po' pesante, sia che invece siate in un momento di allegria, tenete sempre presente che non tutto resta invariato. Quindi, se il momento è bello, godetevi tutto quello che potete. Se il momento che state vivendo non è proprio bello, ehm, ditevi di portar pazienza, perché è solo questione di tempo perché le cose cambino fondamentalmente. L'imperatrice. Allora, è come se non si riuscisse a concretizzare qualche passo, mi vien da dire, però più che tutto è la conversazione, perché poi all'atto pratico io sento che la persona è presente, che è più la vostra paura di perdere il sogno che vi siete costruiti intorno alla persona che andrete a conoscere, piuttosto che i fatti come sono. Cioè io la persona la sento presente, poi che magari le cose non siano esattamente come voi volete, quella è l'erba voglio, ehm, insomma, è come se avessi bisogno di imparare a essere flessibili, perché qui c'è un asso di coppe, potrebbe anche nascere proprio qualche cosa di più. Però probabilmente da quando voi conoscerete questa persona a quando vi farete i film sarà passato poco tempo e di conseguenza è come se non fosse ancora il momento per affrontare certi temi. Magari la persona c'è, è presente, si chiacchiera anche bene, ma ci sono come se doveste conoscervi ancora per un po', mettiamola così. E nel caso abbiate qualcuno e siate single, allora ragazzi, qui sento che il potenziale c'è. Tra l'altro sto proponendo per il mese di gennaio in promozione la lettura sull'affinità di coppia, quindi vi invito a scrivermi una mail se vi interessa sapere che affinità c'è con quest'altra persona. Ehm, allora, io ho come l'idea che siate disposti a lasciare indietro una parte di voi, una parte di quello che potrebbe essere la vostra routine quotidiana, pur di iniziare qualche cosa di un po' più serio, mi viene da dire, con questa persona. Adesso la frequentazione è bella allegra, vi devo dire, nel senso che vedo movimento, vedo cambiamenti, si sta bene con l'altra persona, c'è chimica, c'è feeling, c'è, come si dice, affinità mentale. Però c'è sempre come una reticenza, mi vien da dire, da parte vostra, oppure per qualcuno è una questione di distanza, il fatto che non si riesca a concretizzare la relazione perché magari si vive troppo lontano. Quindi ecco che ha un senso il tema del trasferimento di cui vi ho accennato prima. Io sento che non sarete ancora pronti in questo semestre ad affrontare questo passo importante, però sì che inizierete a fare i conti, a fare i calcoli, a programmare come effettivamente potrebbe essere il cambio, ma non solo nella vostra testa. È un qualche cosa che farete con il o la persona di interesse. Non si può ancora chiamare partner perché siamo nella sezione dei single. Ehm, voglio ancora una carta per il 5 di pentacoli. 5 di coppe. Sì, è come se aveste paura di perdere la persona o di perdere il bello che avete con questa persona nel caso in cui cambiaste le cose. Però guardate, avete una ruota della fortuna, mi viene da dirvi che sarà un po' imprevedibile il cambio. Sarà un cambio positivo, eh? Andiamo a vedere un oracolo. Vari oracoli. Per adesso sono belle carte. Allora, ascensione, trascendendo gli ostacoli. Vi parla di imparare, vi parla di una nuova fase che si potrebbe aprire nella vostra vita. Qui avete due assi e un matto. Preparandosi per l'unione. Wow! La Phoenix.
il Phoenix, si dice in italiano forse. E parla proprio di una rinascita, di una nuova fase, di qualche cosa che comincia, di una trasformazione. Io lo sento molto collegata alla carta della morte. E parla anche di una mente che cambia. È come se qua non aveste l'idea, diciamo, completa, però lavorando sul vostro ego, lavorando sulle vostre paure, su quello che è la paura di essere rifiutati, la paura di essere abbandonati, la paura di non essere all'altezza, la paura di non riuscire ad ottenere quel risultato. Insomma, guardando in faccia le vostre paure, io sento che qui la comprensione arriva. Poi abbiamo un'altra carta che vi dice mi piaci, quindi anche se voi in questo momento siete singole e non avete nessunissima persona in testa, credo che qualcuno vi abbia già messo gli occhi addosso. E parla anche di appuntamenti, di storie che potrebbero iniziare. Poi abbiamo la carta della barca e questa carta è bellissima perché vi dice che state arrivando al vostro risultato, al vostro obiettivo, che ci sono come dei fatti che stanno per accadere, come se ci fossero delle cose vicine vicine. E poi abbiamo relazione karmica. Questa carta vi dice che ci sono delle lezioni da imparare. Effettivamente qui abbiamo un diavolo e la ruota della fortuna con la stella che mi potrebbero parlare, anche il giudizio, che effettivamente mi potrebbero parlare di qualche cosa che va avanti da più vite. Ora prendetelo solo se vi risuona, però ho come la sensazione che tutto questo movimento con questa persona, o meglio, la relazione con questa persona sia ottima per la crescita della vostra anima perché vi detona paure vecchie che andrete poi a risolvere e qui potrebbero essere le ferite di cui vi parlavo prima che magari non sono ancora state risolte. Andiamo a vedere ancora un oracolo degli angeli del cuore. Fidanza, oh, ma sono tutte carte bellissime, ragazzi. Beh, adesso aspettate, fatemi sbirciare le altre. Sì, ok, no perché la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato e qui, anche se siete single, è il quanto sono disposto a compromettermi io nella relazione, che cosa a che cosa non riesco o non posso rinunciare e che cosa invece posso lasciare andare per costruire una relazione, che responsabilità sono disposto o disposta a prendermi in funzione del costruire una relazione. Poi qui abbiamo passione. Permette a cuore e anima di cantare di gioia. È un po' come se vi dicessero apritevi, lasciatevi andare. Qui avete un asso di coppe, si parla di apertura del cuore. E poi abbiamo soldi e lavoro, questa è un po' meno romantica come carta, però dice che in questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella vita sentimentale. Qui ci potrebbe effettivamente essere qualche dislivello a livello economico, nel senso che o voi guadagnate di più dell'altra persona o viceversa, e questo potrebbe essere uno di quei fattori determinanti dell'otto di spade. Non sarò mai alla sua altezza, non sarà mai alla mia altezza. Sapete, ma le cose, come vi dicevo prima, non restano mai invariate, no? La vita è cambiamento, quindi tutto cambia. Bene, ragazzi, vi invito appunto ad integrare questa lettura con quella dell'amore e degli affetti del primo semestre del 2025 e volendo poi potete riascoltarla anche mese a mese, mano a mano che pubblicherò le letture sull'amore. E prendete i messaggi che ci sono qua e che combaciano con i messaggi delle altre letture e li prendete per vostri. Tutto il resto, se non combacia, lasciatelo andare tranquillamente. Comunque spiego tutto nella guida che ho pubblicato sotto nella descrizione del video. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, auguro a tutti i single un 2025 effervescente, pieno di conoscenze, pieno di amore, pieno di cuoricini, diciamo così. E niente, io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!
e benvenute alle persone del secondo gruppo. Anche per voi andiamo a vedere come sarà il 2025. Vi invito comunque ad integrare queste letture con quelle annuali e mensili. Bene, se non risuonasse nulla in questa lettura potete ascoltare l'altra. Per contattarmi trovate la mia mail sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili . Abbiamo un 2 di bastoni, la torre, il diavolo, un 2 di pentacoli, queste sono troppe decisamente, la luna, e un 5 di denari. Allora ragazzi, diciamo che la lettura potrebbe avere sfumature diverse in base al se siete single e non avete proprio nessuno in testa, oppure se siete single, sì, c'è già qualcuno. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi alla fine vi darò come un messaggio per completare. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, la stella e il diavolo. Allora, è come se sentissi una certa sfiducia nei confronti o del futuro o dell'altro sesso o dello stesso sesso, dipende da che orientazione sessuale avete, però nel senso dall'altra persona. Orientazione, orientamento si dice in italiano. Andiamo a vedere anche questa torre. Se avete già qualcuno in testa, ho tanto la sensazione che nel prossimo semestre potreste anche dover scegliere tra due persone. Abbiamo un 7 di coppe e un carro. Allora, potrebbe anche essere che per qualcuno qui ci sia stata di recente una rottura. Il recente può essere entro i 6 mesi, eh. Andiamo a vedere il diavolo. Devo dire che qualcuno, avendo questa torre, potrebbe anche essere nella fase del proprio risveglio spirituale, dove ci si rende conto che lì dove si sta o dove si era non era un buon posto, sia che sia con qualcuno, sia che sia il vostro modo di pensare, perché con il diavolo qui entra in gioco l'ego, ed è come se con questa torre appunto poi ci fosse un crollo, una caduta dell'ego, e di conseguenza una volta che la situazione di base che avevamo crolla, si va verso qualche cosa, mi viene da dire di migliore vedendo il carro, ok? Il punto qual è qui? Il diavolo è spiegato da un 6 di pentacoli e dalla sacerdotessa. È come se doveste per forza avere le cose sotto controllo. È come se doveste avere delle regole all'interno di una relazione, o perlomeno questo potrebbe essere la vostra ideologia, per farvi sentire al sicuro. Vi faccio un esempio. Voi siete sicuri che praticando l'astinenza con la persona che state frequentando sarete in grado di detectare, come si dice in italiano, di scovare, non mi viene la traduzione letterale, di scovare atteggiamenti eventuali bandiere rosse, chiamiamole così. È un po' come se ci fosse una convinzione sul come devono essere fatte le cose che potrebbe essere fuorviante, nel senso che non è detto
che perché non diventiate intimi con una persona riusciate a vedere, frequentandola ovviamente, riusciate a vedere lo stesso determinati lati che potrebbero darvi delle bandiere rosse. Molte volte bisogna diventare intimi con una persona perché effettivamente questa persona si apra e perché noi si inizi a vedere le bandiere rosse. Questo è un esempio, è solo per farvi capire cosa intendo. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Re di spade. E mago. Di nuovo il re di spade mi parla di regole. Avete 2 volte il diavolo. È il controllo, le cose devono andare così. Se non fa questo, allora vuol dire che quelle sono credenze, sono proiezioni vostre. Infatti qui abbiamo 7 di coppe che è la carta delle proiezioni. Andiamo a vedere questa luna. Fante di pentacoli e 9 di pentacoli. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Sole. Questa si è fermata così. Oh, ruota della fortuna, ci piace, meno male. Però voglio ancora una carta. Imperatrice, bella anche questa. Allora ragazzi, se siete single senza nessuno in testa, sento che è molto legato l'andamento del prossimo semestre al vostro modo di pensare, a quanto siete quadrati, a quanto vi date delle regole all'interno di una relazione, all'interno di una conoscenza o anche semplicemente io mi do questa regola prima di apparire in pubblico. Cioè, ho come la sensazione che ci sia una fase di autocontrollo che vi sta limitando. Tutto sommato, devo dire che di possibilità, soprattutto se siete di quelle persone che, come accennato prima, hanno appena interrotto una relazione, appena, mese scorso, 3 mesi fa, anche 6 mesi fa, è come se ci fosse un, diciamo, una possibilità con la carta della torre di rimescolare un pochettino queste regole. Fondamentalmente non è che cambierà il fatto di avere regole, ma cambieranno le regole. Perché qui abbiamo anche un 6 di pentacoli. Sento che qualcuno è legato al io ti do tanto, tu mi devi dare tanto. Io ho fatto questo per te, tu devi fare questo per me. E invece magari voi esprimete il vostro amore, non lo so, comprando qualche cosa al vostro partner o alla partner e pensate che l'altra persona vi debba restituire questo gesto d'amore. Però magari sottovalutate o non prendete in considerazione il fatto che magari l'altra persona non si esprime così, non esprime così l'amore, è il vostro modo di esprimere l'amore. Magari l'altra persona preferisce coccolarvi, farvi una cenetta con i fiocchi, magari farvi anche un massaggio ai piedi, cioè ognuno ha il proprio modo di esprimere l'amore, l'affetto, l'interesse. Non è che tutti debbano fare come voi dite, non è che tutti debbano comportarsi esattamente come noi, cioè io faccio A e ci aspettiamo che l'altra persona faccia A, ma magari non è nelle sue vibrazioni e preferisce fare B. Quindi il prossimo semestre sarà importante per voi essere elastici a livello mentale, soprattutto perché abbiamo qui anche un re di spade. Ripeto, non è che cambi il fatto che voi non abbiate regole, ma è come se cambiaste le regole, è come se voi aveste bisogno. Probabilmente siete persone molto mentali e avete bisogno di razionalizzare le cose per quello che vi servono i range. Diciamo che c'è anche una paura, una sottile paura di sottofondo di perdere quello che si trova, soprattutto considerato che potrebbe essere veramente interessante perché
Persone ce ne sono che potreste conoscere effettivamente, ma un paio vi interesseranno. E qui sento che qualcuno giocherà il vediamo cosa fa Tizio, vediamo cosa fa Caio e poi scelgo. Però in realtà non è un buon modo quello di scegliere, no? Perché si razionalizza troppo. Bisogna imparare anche un pochettino a lasciarsi andare, a lasciarsi fluire e a vedere come si sente il cuore fondamentalmente. Devo dire che anche lì di nuovo la mente un po' vi frega perché vedo che c'è come una sorta di attaccamento all'illusione di quello che potreste costruire con la persona A o con la persona B. Quindi cercate di rimanere molto zen, cioè vivete il momento presente, non andate al ah sì, ma con questa persona potrei avere, non lo so, magari voi siete uomini, è una donna molto pacciamama, molto mamma, e quindi vi vedete coccolati, proiettate un futuro dove questa donna si prende cura di voi, dove vi coccola, dove vi fa trovare pranzetti succulenti e via dicendo. Però magari non avete ancora affrontato il tema, essendovi appena conosciuti, del fatto che magari a lei non piace cucinare, per esempio. E la stessa cosa vale per le donne, ovviamente, no? Non fatevi film troppo nel lungo periodo, ve lo dico perché avete un sacco di coppie che è la carta delle illusioni. Perché appunto le persone si valutano per quello che fanno, non per quello che dicono, per quello che fanno nel momento presente. Sento che qualcuno veramente potrebbe farsi scivolare un attimino la situazione dalle mani. È come se avesse una tendenza a idolatrare o l'altra persona o la relazione. Cioè, che tipo di relazione volete voi? E voi la vedete così tanto in alto che alla fine è quasi irraggiungibile perché è troppo perfetta. Sapete che le cose, la perfezione non esiste, no? Quello che oggi mi sembra perfetto, tra una settimana potrebbe non esserlo più. Quindi la perfezione è relativa, è soggettiva, ma non esiste perché la vita è continuo cambiamento, quindi qualcosa non è mai statico, perfetto. Sì, si può dire tipo delle, non lo so, la pietà di Michelangelo, ok? Allora sì, perché è perfetta nel senso che è scolpita bene, è fatta bene, proprio anche la stoffa si vede, cioè è realmente un'opera d'arte. Vabbè, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate della perfezione, potrebbe venirne fuori uno scambio interessante di osservazioni. Ragazzi, devo dire che tutto sommato, entro la fine del semestre, secondo me, le cose cambieranno drasticamente. Soprattutto se siete molto razionali, avendo l'imperatrice qui alla fine, vi danno come un consiglio di essere più mamme. Uomini o donne che siate non importa, più morbidi, più accoglienti, più empatici, più comprensivi, più compassionevoli, ma anche nei confronti di voi stessi, perché sappiamo che se non riesco a essere compassionevole con me, non riesco a esserlo neanche con gli altri. Quindi prima bisogna fare il lavoro su se stessi. E vi dirò, avendo la luna e il 5 di pentacoli, è fondamentale che elaboriate, per qualcuno, ragazzi, c'è il 9 di pentacoli, il 5 di pentacoli, due volte il diavolo, è una dipendenza di tipo affettivo, per qualcun altro è una dipendenza economica, cioè credo che molti qui valutino l'altra persona in base al tipo di scambio economico che si può creare. Un 6 di pentacoli parla di commercio e di contratti. Cioè, tipo, io posso essere questo per lui o per lei, l'altra mi può ripagare così. Poi che siano soldi o che siano piaceri, favori o regali, però c'è come un sottile velo di materialità al quale voi siete attaccati o al quale voi pensate con questa persona. C'è anche chi pensa merito di avere questo regalo, merito di avere questa cosa, però magari è il vostro giudizio personale, il vostro parere personale e l'altra persona magari pensa che vi meritiate di più e non solo quella cosetta lì. Oppure magari pensa che non ve lo meritiate perché è arrabbiata con voi, ipotesi, no? Quindi è sempre tutto soggettivo un pochettino. Cercate di prendere la vita con più filosofia, cercate di riderci sopra, cercate di non farvi assalire troppo dalle paure e da questo obiettivo. Vi ricordo che il diavolo è l'ego e si identifica con l'obiettivo e se noi non riusciamo a raggiungere l'obiettivo
Se vediamo che il nostro obiettivo fallisce, noi ci sentiamo dei falliti, però in realtà non sono strettamente legate le cose, cioè gli obiettivi nella vita sono diversi e io non è che se una volta lo raggiungo valgo e se la volta dopo non lo raggiungo non valgo, io valgo a prescindere. Per le persone che, scusate, hanno qualcuno in testa, allora, sento aria di tossicità, troppe carte che me lo dicono, re di spade, diavolo, 2 volte il diavolo, la torre, questo 9 di pentacoli al contrario, il 5 di pentacoli, la luna che mi parla di zone d'ombra. Fate attenzione. Ora, ovviamente non sarà così per tutti, però io credo che questa tossicità sia autoimposta, cioè avete talmente tanto un'idea, un ideale o di relazione con la persona che avete davanti, o di relazione in generale, o di coppia. Insomma, è come se steste mettendo sul piedistallo o la relazione o la persona e non vi rendiate conto del fatto che non è poi così positiva la relazione. Allora, qui si tratta di trovare degli escamotage, cioè delle vie di fuga, dei modi per raggirare l'ostacolo, il che potrebbe voler dire mettere la persona davanti a una risposta secca, soprattutto perché nelle relazioni tossiche ci sono parecchi tira e molla e parecchie dinamiche di vittima e abusatore. Quindi è importante per voi riconoscere queste dinamiche perché qui con il 2 di pentacoli c'è una dinamica che continua a ripetersi all'infinito. Ora non so se è con questa persona nello specifico o nella vostra vita più in generale, però ragazzi qua si tratta di prendere in mano le redini della situazione. Avete il mago, avete il re di spade, siete voi che dettate le regole del gioco. Da qui in avanti è come dire, ok, basta, adesso io ho aspettato che tu ti muovessi, ho aspettato che succedesse X, che succedesse Y, non è andata come io volevo, posso pensare a una nuova realtà. Io qui sento come un'area di delusione per qualcuno. Però da adesso in avanti sono io che detto le regole del gioco. Prima lavorate le vostre zone d'ombra, perché la luna mi parla delle paure e di quello che è nascosto. E la zona d'ombra qual è? Il fatto che possiate idolatrare appunto l'altra persona piuttosto che la relazione, piuttosto che il futuro che vedete, che pensate di poter creare con questa persona, e il fatto che allora, o a livello caratteriale, o a livello economico, o a livello emotivo, non siete abbastanza forti per sostenere una persona, ehm, per sostenere, come vi posso dire, una persona non sana. È come se non foste in grado di vedere ancora all'inizio del periodo questa tossicità ed è per quello che le carte, guardate, il re di spade fa anche riferimento a uno psicologo. Quindi non nego che per qualcuno ci potrebbe essere come un aiuto da parte di uno psicologo. Qui mi vengono in mente, perché abbiamo un 2 di pentacoli, quindi potrebbero essere 2 risorse del prossimo semestre che vi aiuteranno a lavorare questi 2 diavoli e questa torre. Quindi potrebbero essere psicologi, ma essendoci il mago, potrebbe anche essere qualche cartomante, qualche persona che lavora con le energie, qualcuno che fa reiki, qualcuno che magari lavora con i massaggi, lo shiatsu, l'agopuntura, il tuinà, la riflessologia plantare. Cioè, ho come la sensazione che queste due persone, questi due personaggi potrebbero venirvi in aiuto per ritrovare l'equilibrio. Le carte finali sono comunque piuttosto belle, nel senso che da una situazione di carenza, che è quello che vedo qui, qualcuno si sta attaccando a una persona, a un ideale, perché è carente di per sé, però vedendo in faccia, guardando in faccia le paure, le carenze, si esce da questa situazione. Guardate, il 5 di pentacoli ruota la fortuna imperatrice. Qui è come o qualcuno prende in mano la situazione e dice basta, non mi sta più bene essere così ad alti e bassi, con tira e molla, in una situazione indefinita, chiamarci amici, cioè soprattutto se c'è già anche qualche cosa di intimo, noi non siamo amici, noi siamo qualcosa di più, ok? E si concretizza il cambio.
Io sento che se avete una persona in testa, ragazzi, entro la fine del semestre qualche cambio importante nella relazione ci sarà, e in positivo vi dico. È come se a un certo punto vi rendeste conto di quali sono le dinamiche tossiche che voi innescate nella relazione o che l'altro innesca nella relazione, e ricorrete un attimino ai ripari per capire come muovervi, per capire come modificare questi atteggiamenti. Andiamo a vedere un paio di oracoli. Il cuore con una chiave. Qui qualcuno ha messo sotto chiave il cuore. Qua si parla di titubanza, ma perché? Se le cose non sono così come dico io, non mi apro, non mi innamoro. Sapete, sono quelle promesse un po' così, che lasciano un po' il tempo che trovano, perché vi limitate, perché non tutto va come noi vogliamo, perché l'erba voglia nasce solo nel giardino del re, c'è un proverbio che dice così. Credo che sia, no, non è un proverbio, è un detto. Ehm, Imparate a fluire. Qui vi parla anche di aprire effettivamente il vostro cuore, parla di perfezione, parla di qualche cosa che potrebbe essere perfetto, però prima lavorando le zone d'ombra della luna. Andiamo a vedere un ultimo, grazie. Perdona e impara, soprattutto se c'è stata quella delusione di cui vi ho parlato. Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Ed è qui il crollo di qualche certezza, di qualche sicurezza per muoversi verso un futuro diverso. Comunque quello che vi frega è il controllo e il pensare che le cose debbano necessariamente andare come voi pensate, come voi volete. La nostra libertà di azione finisce dove inizia la libertà degli altri. Bene ragazzi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, perlomeno. Tutto sommato non è male, vi sento un po' schiavi della vostra testa, del vostro ego, del vostro io voglio, però sono sicura che con queste carte riuscirete a guardare in faccia quelle che sono le bugie che vi siete raccontate fino ad adesso. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi al canale. Detto questo ragazzi, io auguro un 2025 splendido a tutti voi single, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!